Ciao a tutti ragazzi, io sono Rosalinda e oggi in nuovo video ho deciso di fare la 2 Weeks Shred Challenge di Chloe Ting per dimagrire e cambiare la forma del mio corpo, e questo è quello che è successo. Ma prima di cominciare vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e lasciarmi un mi piace se vi piace il video, e adesso possiamo cominciare subito. Per chi non la conoscesse, la 2 Weeks Shred Challenge è una challenge di Chloe Ting nel quale appunto promette di perdere peso o cambiare insomma la forma del proprio corpo nel giro di 2 settimane. Ovviamente ognuno di noi è diverso, quindi è una cosa abbastanza soggettiva, dipende insomma dal soggetto, dipende insomma da ogni persona. Avevo già fatto questa challenge nell'ottobre dell'anno scorso, quindi avevo visto già dei risultati abbastanza importanti nel mio corpo e anche avevo perso qualche chilo. Per questo ho deciso di rifarla, e già da inizio gennaio comunque che ho deciso di allenarmi tutti i giorni. Infatti avevo cominciato a fare zumba, aerobica, camminate varie, workout, però niente di così intenso come questo workout. Infatti a metà marzo mi sono resa conto che comunque, nonostante mi allenassi quotidianamente, quindi mi allenassi tutti i giorni, ero arrivata comunque a un punto che mangiavo davvero troppi dolci, troppi carboidrati e mi abbuffavo così tanto che finivo per stare male. Quindi mi sono resa conto che avevo bisogno di un workout più intenso, di un workout che mi riportasse sulla retta via, insomma, ad essere un po' più healthy, e quindi ho deciso di fare questa challenge piuttosto per questo, soprattutto per questo, per ritornare ad avere una dieta più sana e ad allenarmi insomma in maniera più intensa. E quindi verso metà marzo ho cominciato a fare questo workout che è stato davvero duro, è stata davvero dura inizialmente. I primi giorni, nonostante mi allenassi già da gennaio, alcuni esercizi non riuscivo a farli, o comunque non riuscivo a finirli, nonostante comunque per fortuna Chloe Ting dà anche un low impact, quindi una versione più facile dell'esercizio che ti permette appunto di poter fare l'esercizio e finirlo, ecco, e finire quindi il workout. Se c'erano comunque degli esercizi troppo intensi, appunto facevo o il low impact di Chloe Ting, oppure tenevo semplicemente un plank. Per esempio ci sta un esercizio che bisogna andare da un alto plank a un basso plank, quindi le mani poi appoggiarsi ai gomiti, però io comunque ancora oggi non ho abbastanza forza nelle braccia e quindi tengo semplicemente un plank in questi tipi di esercizi. Altri esercizi che comunque ancora tutt'oggi mi è difficile fare sono i plank scorpio, che davvero io odio e detesto, non mi piacciono proprio e anche i mountain climbers, che non ce la faccio. Invece se devo tenere un plank normale è diventato anche piuttosto facile per me, quindi almeno una cosa ci sono riuscita. Appunto i primi giorni di allenamento, i primi giorni di workout sono stati davvero abbastanza intensi, e alcuni esercizi riuscivo a farli a metà, o insomma soprattutto gli esercizi per terra, che quindi sono flessioni, crunches, plank eccetera eccetera, erano un po' più intensi per me, però con l'andare del tempo sono riuscita a farli e ad integrarli nella mia routine, diciamo. Adesso comunque ho cominciato un nuovo workout, una nuova challenge sempre di Chloe Ting, anzi questa dovrebbe essere l'ultima che ha fatto uscire, che sarebbe tipo weight loss in 21 giorni, una cosa del genere. Quindi al massimo, se vedo grandi risultati, vi farò un video anche di questa se volete. Mi sono resa conto comunque, ritornando alla 2 Weeks Shred Challenge, che al 10° giorno di workout ero davvero invincibile, cioè riuscivo a fare tutti quanti gli esercizi, avevo forza nelle braccia, nel corpo, e mi sono sentita davvero felice perché sono riuscita a fare tutto il workout come si deve, senza essere tipo
finita alla fine, come se mi avessero buttato giù dal 30° piano di un grattacielo, davvero. Quindi almeno con il passare del tempo, con il passare dei giorni, comunque il mio corpo è diventato un po' più forte e sono riuscita anche a fare alcuni tipi di esercizi. Io vorrei anche precisare che comunque all'inizio del workout non ho seguito una vera e propria dieta, quindi la prima settimana comunque continuavo a mangiare quello che ho sempre mangiato, quindi se mi andava di mangiare qualcosa di dolce o qualche carboidrato in più lo facevo. Infatti questo non mi ha permesso di ottenere dei grandi risultati alla fine del workout, alla fine della challenge. Soltanto la seconda settimana ho deciso comunque di intraprendere una vera e propria dieta, perché comunque mi stavo rendendo conto che se continuavo così non vedevo alcun risultato, e quindi ho cominciato a mangiare un po' più sano, a mangiare più verdure, quindi a integrare più verdure, pesce, carne, e insomma cibo più healthy, frutta, ecco. E ho cercato di evitare i dolci, di eliminarli completamente non ce la faccio, di evitare i dolci e di evitare anche i carboidrati. Adesso passiamo un po' alle misurazioni. Allora, quando ho cominciato la challenge pesavo 58,6, però in realtà il mio peso variava già dai 57 ai 58, perché comunque con l'allenamento di ogni giorno e poi le grandi abbuffate più o meno variava sempre dai 57 ai 58. Comunque quando ho cominciato erano i 58,6 e le misurazioni avevo 83 cm di torace, 64 cm di vita, 102 cm di fianchi, 28 cm di braccio e 54 cm di coscia. Alla fine della challenge qualcosa era cambiato. Io mi ero rimisurata 3 giorni prima della fine della challenge e le misurazioni erano sempre le stesse, quindi nonostante stessi facendo anche una dieta mi sono alquanto demoralizzata, perché ho detto oddio, cioè sono 14 giorni che faccio questo allenamento e sembra che non sia cambiato niente. In realtà alla fine comunque della challenge il cambiamento c'è stato. Infatti alla fine della challenge ero arrivata a pesare 56,9 e per quanto riguarda le misurazioni avevo 82 cm di torace, 62 cm di vita, 97 cm di fianchi, coscia 53 cm e braccio 27 cm. Quindi comunque qualche centimetro l'ho perso grazie a questa challenge. Qui vi metto quello che state aspettando, le foto quindi del prima e del dopo di questa challenge. So che comunque non ci sono stati dei grandi cambiamenti, un po' anche colpa mia, perché comunque non avendo integrato da subito una dieta più salutare non ho ottenuto grandi cambiamenti, però sono comunque felice perché mi ha aiutato ad essere un po' più salutare, un po' più healthy e quindi a riavere uno stile di vita più sano. E niente ragazzi, questo è tutto per il video di oggi, spero che vi sia piaciuto e che anche voi magari se avete voglia potete intraprendere questa challenge che è abbastanza intensa, però veramente dà grandi risultati. E noi ci vediamo alla prossima, un bacio!